Come tutte quante le avventure, anche la mia su YouTube è iniziata nel modo più semplice. Infatti il primo microfono che ho utilizzato fuori dal casco è questo, della Rode. Un microfono stupendo, perché con questo mega topo ragno sopra mi permette di avere un audio pulito sia in condizioni di vento che in mezzo a tantissima ma tantissima gente. Le condizioni però cominciano a cambiare. Lui non andrà assolutamente in pensione perché è importantissimo per la sua utilità l'attacco ovunque sul gimbal. Però qualora io voglia parlare con qualcuno ho bisogno di un microfono lavalier. Ed ecco che entrano in scena loro due. Parliamo dei microfoni lavalier della Boya, serie M1 e serie M1DM. Fondamentalmente è lo stesso microfono, però uno è singolo ma l'altro doppio. Andiamo a vedere il primo. Nella scatola andiamo a trovare bustina, istruzioni, garanzia che si usa ma non si usa fondamentalmente, perché tutto andrà bene, sono ottimista. Oh, bellissimo ragazzi! Allora, questo microfono è fantastico perché ha un cavo di estensione lungo 6 metri, quindi ci permette anche di lasciare il gimbal, la GoPro, quello che sia, la telecamera, il telefonino, a una distanza di 6 metri e noi possiamo man mano camminare mentre ci avviciniamo, quindi possiamo creare del movimento durante le riprese. Al suo interno troviamo anche la spugnetta da andare a porre sopra il microfono per avere un audio più pulito. Ora cercherò di metterla senza rompere nulla, perché io sono rinomato per rompere tutto anche solo guardando le cose. Bellissimo ragazzi. Clip per far diventare questo microfono a tutti gli effetti un microfono lavalier, quindi quelli da cravatta. Andiamo ad apporre l'attacco. Ora mi vado a mettere il microfono sulla maglia. È anche comodo, ho le mani libere, non ho una cosa in più attaccata al gimbal, quindi è un pochino più leggero. Però in certe condizioni questo comunque rimane sempre migliore per la prestazione. In questo caso, per quello che mi potrebbe servire a me, interviste o quando magari sono sulla moto e ho un oggetto in mano per fare un unboxing, per spiegare qualcosa, è più comodo questo. Questo microfono ha una doppia funzione, quindi se uso questo microfono su macchina fotografica, GoPro, videocamera, devo utilizzare la batteria interna, quindi andrò a selezionare camera. Altrimenti se lo voglio utilizzare sul telefonino utilizzerò phone, smartphone, quello che sia, quindi in off, perché questo microfono andrà a funzionare tramite la batteria del telefonino, quindi è una cosa buona. Allora, quello che state sentendo è l'audio registrato tramite il mio topo ragno. Ora vi faccio sentire l'audio tramite il Boya M1. Cambiato l'attacco. Quello che state sentendo è la mia voce registrata tramite il mio microfono lavalier. Ora vi faccio vedere l'altro microfono. Come vi dicevo, Boya M1DM. È fondamentalmente lo stesso concetto di questo microfono, se non che laddove c'è un solo microfono ne troviamo due. La scatola esternamente è identica, anche il contenuto è lo stesso, infatti troviamo istruzioni e garanzia, bustina di trasporto, i soliti attacchi, agganci, pile che ci sono, e qui andiamo a trovare il jack e i due microfoni esterni. Cambio microfono, passo dal microfono singolo al microfono doppio. Io sto registrando la mia voce tramite il lavalier col microfono doppio. L'audio non lo voglio correggere in nessun modo, lo sentite più alto perché ovviamente viene catturato da due fonti ben distinte. Quindi questo permette in un'intervista di avere a 4 metri di distanza dalla telecamera l'intervistatore e l'intervistato, o comunque due persone diverse che stanno parlando. Il cavo in effetti è lungo rispetto all'altro, qui sono 4 metri e di là sono 6. La cosa che sto notando che mi piace molto è che nonostante la lunghezza abbastanza estrema del cavo non si ha una perdita significativa della qualità dell'audio. Si ha un piccolo rumore di fondo quando una persona è zitta. Sentite questo sottofondo? Lieve.
si corregge in un niente. Qualsiasi programma, io utilizzo Final Cut, ha il suo elimina rumori di sottofondo e con un semplice passaggio viene automaticamente eliminato. Ma questo qualsiasi microfono lo fa, di fascia medio-bassa, perché qui stiamo parlando di 19 euro per un boia singolo e 25 circa per questo qui doppio. Sono arrivato a scegliere questi due microfoni dopo una attenta riflessione. Stavo cercando un microfono radio, quindi un microfono senza filo, quindi attaccarmi un bel lavalier qua, con la trasmittente attaccata alla mia cintura e la ricevente attaccata alla GoPro. Però su fasce da 80-90 euro si trovano dei prodotti buoni, però ancora utilizzano delle frequenze UHF o wireless che non sono proprio stabilissime. Quindi ancora ho preferito andare a spendere un pochino meno per vedere come mi trovo con il prodotto. Poi, qualora le mie esigenze dovessero ancora cambiare ulteriormente, allora magari in futuro farò il successivo passo di passare a un radio microfono. Ad oggi, per le mie esigenze, questo prodotto è ottimo. Boya M1 o Boya M1 DM promossi a pieni voti. Sia che fate motovlogging, blog, vlog o che vi vogliate divertire a parlare delle vostre cose nei social network, un microfono del genere è importantissimo, perché il microfono catturato da un action cam o da uno smartphone non sarà mai così ricco, corposo, ma sarà piatto. Qui potete dare un po' più di tono alla vostra voce. Ragazzi, grazie di essere rimasti con me anche oggi, iscrivetevi al canale e cliccate anche sulla campanina. Ci vediamo al prossimo video, ciao!